Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o per i più esperti Luna e Venere Scorpione. Andiamo a vedere come sarà questo mese di maggio 2025. Partiamo con le linee guida da seguire affinché tu possa realizzare quotidianamente gli obiettivi dell'anima, i tuoi più grandi ideali, i tuoi più profondi desideri. E poi andiamo a vedere con i tarocchi, con la stessa croce, cosa accadrà nella realtà fenomenica affinché tu possa adempiere a quel risultato straordinario dell'anima. Poi andiamo a vedere l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Allora, partiamo con le potentissime carte del drago immaginale, Scorpione. Cosa vuole per te la tua anima affinché tu possa realizzarti, sfondare le tue paure e resistenze e realizzarti quale essere divino che sei? Vediamo. Cosa vuole per te la tua anima in questo mese? Cosa ti è richiesto fare? Scorpione, maggio 2025. Allora, vediamo. Scorpione, maggio 2025. Il ghiacciaio. Addirittura. Questa è una carta molto potente. Non era mai uscita, se non sbaglio, da quando usiamo le carte del drago immaginale. Ghiacciaio. Fammela leggere un po', fammela leggere perché io ricordo che è molto potente. Vediamo, ti leggerò soltanto la prima parte di questa carta, ok? All'inizio, e poi alla fine ti leggerò il rituale della buona riuscita. 22. 22. Eccola qua. Allora, sono fede nelle sensazioni. Chiunque mi tocchi senza essere pronto al mio freddo ne viene bruciato. Per poter trarre da me conoscenza, devi fidarti dei tuoi sogni e delle tue visioni, attraverso le quali ti parlo. Sono la lingua del drago, sono il ponte tra la conoscenza e la visione. Accipicchia. Questo è il mese in cui la tua anima vuole che tu ti fidi soltanto delle tue visioni e dei tuoi sogni. I sogni che hai, le tue visioni, le ambizioni più grandi. Devi fidarti solo di quello, altrimenti viene bruciato dal tuo stesso sogno se non ti fidi dei tuoi sogni. Mi spiego? Vediamo il responso del drago. Fidati delle tue sensazioni, delle tue visioni, dei tuoi sogni, anche se possono sembrare irrazionali. Wow, che bella sfida questo mese! Voglio essere, che ne so, la regina d'Inghilterra. Non lo so, sto sparando così. Però non lo so, abito nella provincia di Caltanissetta, abito pure nella provincia di Lecce, e però voglio essere regina d'Inghilterra. Devi fidare, se il tuo sogno, ti sto facendo un esempio scemo, che non è scemo, cioè un esempio per farti capire quanto la tua mente dice, ma come potresti fare una cosa del genere? Ma non esiste, ma come puoi diventare, che ne so, presidente, voglio diventare presidente dell'ONU, ok? Ecco, siccome i sogni e le visioni sono dei, come diceva Platone, i sogni, le idee sono eidola, dei, daimones, sono ispirazioni, sono degli dei. Mm. Devi fidarti solo degli dei che in questo caso sono i tuoi sogni, le tue visioni più grandi. Altrimenti ti bruci, perché i tuoi stessi sogni sono quello che la tua anima vuole che tu persegui per sviluppare qualità, capacità e talenti. La tua anima vuole che tu persegui i tuoi sogni a tutti i costi. E alla tua anima, adesso ti dico questa cosa, non interessa se tu li raggiungi o meno. E questo è il bello. Alla tua anima interessa le capacità, i talenti che sviluppi per arrivare a quel sogno.
Quindi è come se volesse la tua anima farti realizzare cose grandiose, per farti oltrepassare i limiti della mente, per avere fede nelle tue sensazioni. Ok. Caspita, è bellissima, è una grande carta di pioneraggio, di pioniera questa, ok, molto molto bella. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi cosa accade per te, maggio 2025, Scorpione. Cosa accade maggio 2025, Scorpione? Allora, facciamo un bel taglio, vediamo qual è l'energia del taglio, Scorpione. Il carro e il 6 di coppe. Guarda, sei animata o sei animato da una grande spinta interiore dei sogni che avevi da bambina o da bambino. Ti dicono che li stai recuperando, di fidarti della tua bambina o bambino interiore che ti ispira in questi sogni e di, con il carro, non esitare, non esitare. È proprio questo il taglio più poetico, cioè la versione più poetica che ti possa dare. Nella realtà fenomenica il carro mi parla anche di viaggi, di spostamenti, magari vai a trovare luoghi di infanzia, se di coppia, o persone della tua infanzia o persone che conosci bene vengono a trovarti. Il carro mi parla di spostamenti anche, no? Nella realtà fenomenica fattiva, viaggi, spostamenti, anche con dei figli o con delle persone che conosci bene. Fatto sta che questo è quello che accade nella realtà fenomenica, che c'è come possibilità, ma siccome noi lavoriamo su alti ideali, quello che si manifesta nella realtà fenomenica è per farci arrivare a quegli ideali lì. Quindi non esitare nel prendere decisioni che ti vengono ispirate dalla parte più profonda di te, bambina o bambino interiore. Ok, vediamo cosa arriva. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il carro, la regina di bastoni, la temperanza, wow, il mago, le carte qui mi stanno parlando di un'energia bellissima. Il mago mi parla di grandi manifestazioni, o questo l'hai già avuto o questo ti accade in questo mese. Il mago mi parla della manifestazione di un equilibrio molto forte in te che ha portato a sentirti molto forte, determinata o determinato nel prendere le decisioni giuste perché sono conformi al tuo equilibrio raggiunto. Qua mi parla anche di questioni lavorative che per molti di voi stanno andando bene, possono esserci degli spostamenti, trasferimenti, di comunicazioni in positivo. Qua c'è una donna che parla in pubblico. Carte bellissime stanno uscendo, eh. Vediamo un po'. Allora, energia attuale, Scorpione. Tu non lo sai tutto quello che ti sto dicendo adesso, perché qua abbiamo il 9 di spade. No, è il 9 di spade o il 9 di bastoni? No, il 9 di... Sì, il 9 di spade, scusami. Qua c'è il 9 di spade, tu non lo sai tutto questo che ti sto dicendo adesso. Ecco perché sarà una sorpresa. 9 di spade, energia attuale, ti vedo preoccupata o preoccupato, un po' sentirti in gabbia, con delle preoccupazioni su vari ambiti. Vediamo nel corso della lettura. Al positivo in questo mese cosa abbiamo? Un 3 di coppe. Guarda, ti vedo celebrare e festeggiare. Con amici, con celebrazione di qualcosa, di una promozione, di una laurea, di un concorso, di festeggiare per qualcosa di bello che ti arriva nella vita. 3 di coppe. Bellissimo. Qual è il blocco o karma che spinge tutto questo? Un re di spade. Qua al blocco c'è una persona che ti può mettere o ti può aver messo i bastoni tra le ruote con il suo carattere, una persona inflessibile, una persona un po' machiavellica. Quel 3 di coppe mi può parlare anche di una riconciliazione con questa persona, però che ti dico altro? Allora, dopo io metto sull'energia positiva e l'energia negativa due oracoli dello sciamano, perché positiva e negativa non significa meglio o peggio, e sono le due facce della stessa medaglia nella dualità, no? Nella vita che viviamo. Quindi è come se qua c'è una persona, un uomo che
ti dà la spinta, perché sta in negativo, è come se fosse la matrice, l'utero che ti spinge poi a realizzare il successo di questo mese, che ti ha dato delle impressioni negative. Mm? Un qualcosa di negativo, un qualcosa di insoddisfacente, qualcosa di frustrante, qualcosa di insoddisfacente, che questo genera poi la riuscita. E solo quando abbiamo una buona dose di frustrazione riusciamo a superare i nostri limiti. Mi spiego, è la miccia. Vediamo al passato che è successo qua. Il 3 di denari, l'appeso. Mi parlano nell'ambito pratico lavorativo che ci può essere stata una persona che ti ha messo i bastoni tra le ruote, oppure una persona che non si è comportata bene, una persona tesa, un'energia tesa con un uomo, vedo qui. Vi può parlare di questioni relative al lavoro, qua abbiamo delle persone in un cantiere, l'appeso mi parla di situazioni ferme, di situazioni che sacrificano, che qua c'è una situazione per alcune di voi lavorativa che sta dando preoccupazioni, con una persona in particolare. Se non c'è questa persona, questa energia, la tua stessa energia, di non sapere che decisioni prendere relative a delle situazioni che mi parlano di collaborazione, può essere con altre persone in qualsiasi ambito, nell'ambito pratico però voglio dire. Vediamo cosa succede in questo mese di maggio 2025 per te, Scorpione. 4 di coppe, 7 di bastoni. Ah, qua metti dei limiti a questa persona, metti dei limiti a qualcuno. E poi abbiamo il re di denari. Se parliamo nell'ambito lavorativo, io qua vedo che scarti una situazione che emozionalmente ti fa stare in ansia, vedo che superi dei limiti in ambito lavorativo relativi a una persona. Il re di denari mi parla di stabilità raggiunta per te nell'ambito pratico, pragmatico, nell'ambito della vita quotidiana o nel lavoro, situazioni che ti stanno dando da penare o scusami, delle preoccupazioni. Cosa viene dopo il re di denari? Guarda, il 9 di coppe, qua ti prendi una bella rivincita su qualcuno o su una situazione a livello lavorativo o a livello di tuo benessere personale, perché cosa fai? 4 di coppe, sono scontenta o scontento di una situazione. 7 di bastoni, metto dei limiti, protesto. Ok? Cosa succede? Raggiungi un pieno appagamento sul piano pratico, anche del denaro che ti entra. 9 di coppe, quello che ti spetta, il 9 di coppe è il raggiungimento di qualcosa, di un desiderio, di un appagamento personale, il tuo amor proprio, va bene? E infatti qua ti vedo festeggiare con il 3 di coppe. Mi parlano di questa situazione in particolare, o ricompense sul lavoro che non sono arrivate, una persona qua. Vediamo cosa mi raccontano i mini tarocchi, cosa mi aggiungono, cosa mi confermano. Ricordati quello che ti ho detto col ghiacciaio. Segui le tue sensazioni, le tue visioni più grandi. Non permettere alla mente, 9 di spade, di occultare le tue visioni, altrimenti le tue visioni, che sono gli dei, ti asfaltano, ok? Ma qua vedo che c'è un'ottima riuscita. 9 di spade, energia attuale. 9 di spade, energia attuale. Magari qua ti puoi essere sacrificata per un accordo con qualcuno sul piano lavorativo, una situazione che ha previsto una certa attesa, un certo sacrificio, un accordo che non si riesce a dare, quindi tu ti svincoli da questo accordo a livello lavorativo, metti i limiti, prendi questa decisione. Qua io vedo che va tutto a tuo favore, cioè sì. Vediamo 9 di spade, energia attuale, Scorpione. La temperanza, vedi, è come se in questo momento non ci sia, che guardi il video, non ci sia equilibrio su qualcosa o mancano comunicazioni su qualcosa. Vedi, regina di denari, cose che riguardano la tua vita pratica, anche lavorativa o di casa, come se sei preoccupata o preoccupato perché non ci sia equilibrio in un ambito pratico. Vediamo 3 di coppe al positivo, cosa succede? Ti vedo festeggiare. 3 di coppe al positivo. Paggio di bastoni, qua vedo nuovi inizi.
Paggio di bastoni mi parla di nuove idee, nuovi progetti che arrivano a te attraverso comunicazioni che ti entusiasmano. Sì. Vediamo questo re di spade. Qual è il blocco karma in questo mese con re di spade? 9 di coppe, c'è una persona che ti impedisce di stare bene. O tramite una persona il destino ti porta davanti la necessità di superare dei tuoi limiti e andare oltre a questa persona qui. 9 di coppe, poi ce l'abbiamo qua il 9 di coppe. 9 di coppe mi parla di una soddisfazione personale, è come se c'è una persona in questo mese con la quale avrai a che fare che si fa portavoce del divino affinché tu possa vivere un certo grado di insoddisfazione. Ecco, diciamola così. Può essere anche a livello amoroso questa cosa, che si riversa anche nell'ambito pratico e poi lavorativo e tu scegli, io vedo che tu scegli te stessa o te stesso di aprirti al nuovo. Può essere anche questa un'energia di una persona che è molto impegnata sul piano lavorativo, stai avendo a che fare con questa persona, non c'è equilibrio, si dimostra fredda e distaccata, una persona più egoista che pensa ai propri interessi. Cosa fai? Scarti e metti limiti a questa persona aprendoti al nuovo? Ti vedo conoscere gente nuova e stare molto meglio. Questo è il senso. Poi l'amore lo vediamo dopo comunque. Vediamo l'appeso, il 3 di denari, l'appeso passato. Il sole è come se non raggiungessimo una certa felicità nel passato, ci siamo sacrificato, sacrificati per una certa situazione, non raggiungendo la felicità. Forse c'erano anche dei figli che qualcuno si è sacrificato un po'. Vediamo, 3 di denari ancora, cavaliere di denari, questioni sul lavoro, della vita pratica, mi dicono, 6 di spade. Qualcuno ha lasciato un accordo, tu hai lasciato un accordo e adesso ci sono preoccupazioni. Vediamo questo 4 di coppe. Cosa succede qua? Maggio 2025, 4 di coppe. Cavaliere di spade, sì, qua tagli corto. Tagli corto con situazioni emozionalmente inappaganti, che sia una persona o che siano altre situazioni inappaganti. Guarda, 7 di bastoni. Qua vedo limiti, tensione, limiti e scarti una situazione o qualcuno. 7 di bastoni questo. Carro, sì, carro l'avevamo anche qua. Qua prendi la decisione di andare, guarda, la morte, mettere limiti e andare verso la tua stabilità. Ci possono essere limiti dovuti a una distanza, ma più è quello che ti ho detto. Re di denari, per favore. 5 di spade, il 9 di coppe, 2 di bastoni. Se ci sono limiti all'interno di un contesto lavorativo con una persona, nonostante ci possano essere delle remore, delle difficoltà, io vedo che qua tu scegli di lasciarti alle spalle questa situazione, guardare soprattutto per il tuo amor proprio e prendere delle decisioni in conformità del tuo amor proprio, senza più mercanteggiare situazioni che ti danno insoddisfazione. E infatti ti vedo festeggiare per nuove idee e nuovi progetti e nuovi propositi. Ok? Adesso ti metto due oracoli dello sciamano sopra e sotto. Allora, energia positiva col 3 di coppe, Scorpione, energia negativa con Re di spade. Allora, energia positiva, l'immobilità addirittura. Allora, l'immobilità al positivo, questa è una carta di grande supporto animico, no? Ti dice ascolta soltanto le tue intuizioni e bandisci la mente. C'è un detto che noi studiamo nello yoga sciamanico e dice questo: non c'è libertà senza immobilità. Cosa vuol dire? Essere immobili è un atto sovversivo. Essere immobili è un atto rivoluzionario. Immobili rispetto a cosa? Rispetto alla tua mente. 9 di spade. E quindi con le pratiche, le meditazioni e i mantra che facciamo tu riesci a conseguire l'immobilità giorno dopo giorno, cioè fermare la mente e andare incontro a quello che ci dice la carta del ghiacciaio. Solo le tue visioni, i tuoi sogni devi seguire, non quello che ti dice la mente. Sii immobile davanti alla tua mente.
non permettere alla tua mente di farti muovere secondo i suoi modelli, i suoi riferimenti, le sue paure, 9 di spade. Ok. Vediamo il karma, il padrone del tempo, re di spade. Io ti dico una cosa, in questo mese ci sarà una persona che sarà mandataria del divino affinché tu possa vivere un certo grado di frustrazione che ti dia la spinta a realizzare i tuoi sogni, perché il padrone del tempo ti dice tu puoi tutto, però sta al blocco. Con questo re di spade è il personaggio attraverso cui la tua anima prende in carica questo personaggio per farti vivere un certo grado di insoddisfazione emozionale che non ti dà benessere, felicità. Può essere il contesto lavorativo, può essere una situazione nella vita pratica, vedo. Ok? Grande stesa di guerrieri e guerriere, ragazze mie, ragazzi. Allora, adesso detto questo, passiamo a vedere l'amore. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia ancora nessuno, andiamo a vedere come stanno le energie dell'amore per te maggio 2025, Scorpione. Vediamo. Iniziamo con questi oracoli. Maggio 2025, Scorpione, amore. Mettiamo questi altri. Allora, e partiamo da qui. Amore ostacolato. C'è un amore ostacolato questo mese, un po' di ostacoli. Però devi pensare con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensa positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. Allora, ci sono delle situazioni ostacolate in questo mese, però ti dicono il tuo pensiero e l'approccio alla vita e alla relazione e alle relazioni che ci possono essere ti servirà a sbloccare le situazioni ostacolate. Però le situazioni ostacolate, ricordati, sono sempre dovute a una messa in scena della tua anima affinché tu possa superare paure, attaccamenti e resistenze. Ok, andiamo a vedere di cosa si tratta. Vediamo prima di tutto la tua energia, Scorpione. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore a maggio 2025, Scorpione? Otto di denari. Asso di bastoni. Re di bastoni. Guarda, ti vedo molto propositiva, molto propositivo in progetti lavorativi che ti entusiasmeranno. Ti vedo molto concentrata o concentrato su questo. Hai un'energia di fuoco e denari, no? Re di bastoni, asso di bastoni e l'otto di denari. Hai un'energia di fuoco e di materia. Quindi è come se ti vedo molto animata, animato nel realizzare e conseguire degli obiettivi sul piano pratico, cose che ti appassionano. E oltre a questo, certo, è una stesa sull'amore, però io ti dico la prima cosa che le carte mi dicono di dirti, no? Per molti di voi c'è una nuova opportunità con una persona che deciderà di impegnarsi nei tuoi confronti e per altri siete voi che siete molto impegnate su altri piani lavorativi e quindi questi ostacoli sono relativi a situazioni lavorative, va bene? Però io qua vedo un'opportunità, asso di bastoni, re di bastoni o regina di bastoni, c'è il sole, ottime opportunità di amicizie con questa persona che può sfociare in altro, magari conosciuta sul posto di lavoro. Questa è l'energia, è ottima la tua energia comunque, come propositività, come mi spiego. Vediamo la persona che arriva nei tuoi confronti in questo mese. Qual è l'energia di questa persona, Scorpione, nei tuoi confronti? Che energia ha? La forza. Cavaliere di bastoni. Ah, la temperanza, un'ottima energia questa persona nei tuoi confronti, bellissima energia. Questa è una persona che trova il coraggio ha molto coraggio questa persona nei tuoi confronti, la forza, il cavaliere di bastoni, molto coraggio, determinazione, una persona determinata può essere un segno di fuoco. La temperanza ha una bellissima energia nei tuoi confronti, di condivisione, di apertura, di darsi da fare, bellissima energia, eh? Ok,
sia che tu la conosca o che sia una persona nuova, eh? Vediamo un po'. Queste sono le due energie, sono energie molto buone. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te, al di là delle due energie. Scorpione, cosa succede in amore per te, maggio 2025? Ah, l'appeso, ecco perché metto un amore ostacolato. Sì, adesso ti dico, possono essere ostacoli di altra natura, tipo lavorativi comunque. Sì, 4 di spade, mi dicono che sono ostacoli di altra natura. Diavolo, sì, diavolo, il 10 di spade. Qua ci sono ostacoli di altra natura. Cosa viene dopo il diavolo? Ah, l'8 di coppe. Qualcuno deve lasciare andare una situazione karmica, che può essere a che fare con una situazione familiare o lavorativa. Gli amanti, qualcuno deve fare una scelta qua. Ancora cosa viene dopo il diavolo? Sì, il paggio dei denari. Guarda, sono due ottime energie, la tua e questa di questa persona. In questo mese però mi dicono ci sono certe difficoltà, questi ostacoli di cui ci parlava il primo oracolo, che possono determinare un certo fermo, una certa pausa nell'amore o quindi se prima di incontrare questa persona sei una persona nuova, io credo che tu la incontrerai a fine maggio, giugno, sei una persona nuova, perché ti vedo molto propositivo nelle tue cose del lavoro, ti vedo molto entusiasta, molto eccitata o eccitato in questo. Quindi sia che tu arriva in questo mese o il mese prossimo, io qua vedo una certa pausa in amore, ma non per l'amore, ma per altre circostanze che riguardano situazioni karmiche da lasciare andare, che riguardano altre cose con l'appeso. Vediamo l'appeso che cosa ci parla. La stella di alcune speranze, l'appeso ancora, 7 di coppe. 7 di coppe mi parla di confusione. Confusione e la stella, confusione rispetto a che decisione prendere rispetto a più obiettivi. Quindi non solo amorosi, mi spiego? Cavaliere di denari, vedi? Qua ci sono più obiettivi, può essere da parte tua o da parte di questa persona, sui quali meditare nel prendere una decisione. Più obiettivi, ambizioni da conseguire e fare un cambio emozionale. Però poi paggio i denari vedo comunicazioni che mi parlano di proposizioni. Facciamo, andiamo, ok. Vediamo energia positiva per te in questo mese in amore, Scorpione. Infatti c'è un corteggiamento, paggio di coppe, vedo corteggiamento nei tuoi confronti, vedo perché le due energie sono molto belle. Sono questioni ambiziose di altra natura e scelte da fare su questioni dove mettere la fiducia, mi spiego? Regina di denari, paggio di coppe, vedi c'è una persona che ti corteggia. Vediamo energia negativa in questo mese. Il mondo, può essere una distanza tra te e questa persona o il mondo mi parla anche di una nuova tappa che bisogna aprire, previa però decisione da prendere su vari aspetti. Di coppe. Vediamo il positivo paggio di coppe. 9 di spade, vedi c'è una persona, qua il 9 di spade le preoccupazioni inerenti a questo corteggiamento che ti viene fatto da qualcuno o questi messaggi d'amore o di corteggiamento, 9 di spade, 2 di denari. Qua io credo che tu sia indecisa o indeciso nel prendere una decisione, non la prendi subito la decisione. Può stare a distanza questa persona oppure vediamo il mondo, perché il mondo? 2 di denari, mi parla di una persona che può essere molto impegnata, o tu sei molto impegnata sul profilo lavorativo, avere una certa dualità, non sapere cosa scegliere. Vedi re di denari. Qua c'è altri motivi in ballo di natura lavorativa o di scelte da fare su più fronti, o da parte tua, io credo che sia da parte tua più che altro, che qua c'è l'8 di denari e più fuoco, di qua vedo già una persona più predisposta subito, mi spiego? Ok, voi saprete comunque. Ok, adesso andiamo a vedere con i miei potenti oracoli lui-lei qual è il profilo energetico reale e profondo di questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze e i ragazzi nuovi potete trovare i miei oracoli sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario, non dovresti credermi. Per alcuni di voi è una persona che già conoscete,
che magari ti ha detto che ti aveva dimenticato, ti aveva fatto capire questo. Per altre invece, nella misura in cui una persona nuova, è l'amore che ti dice non ti ho mai dimenticata, e laddove pensavi che non potesse più arrivare l'amore, eccolo. Tant'è che ti vedo un po' preoccupata, un po' preoccupato se questo è il tuo caso. Cos'altro? Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. E infatti qua c'è della separazione, mi spiego? Se è una persona che già conosci, per esempio, come ci diceva anche la prima carta, è in una separazione che ha sentito questo amore per te. Altrimenti è una separazione che può esserci prima che tu conosca questa persona e quindi giunge verso la fine del mese. Come giunge alla fine del mese per vedervi, però in questo mese qua c'è il corteggiamento, ok. Cos'altro? Voglio sentire addosso il tuo respiro. C'è molta sensualità qua, c'è molta sensualità, anche questi bastoni con la forza. È una bella energia questa di questa persona comunque nei tuoi confronti, va bene? Ok. Quindi, ragazze mie ragazzi, adesso ti leggerò, mi raccomando, la cosa del ghiacciaio, senti le tue emozioni, anche se ti sembra impossibile, i tuoi sogni, è molto più della tua mente, ok? Ti leggerò adesso il rituale della buona riuscita per il ghiacciaio, affinché tutte le immagini che la tua anima proietta, che sono gli eventi che ti ho descritto in questo caso dell'amore e prima nell'attesa generale, possa realizzare i suoi obiettivi di darti i talenti e le capacità che ti spettano. Allora, leggiamo il 22. Rituale della buona riuscita per te. Allora, lo spirito guida ti parla per immagini. Rimani in piedi nella penombra di una stanza o nella luce del tramonto, pronunciando una sola volta il mantra IG, IG, H-I-G, IG. Rivolgiti verso nord. Quindi pronunciando una sola volta il mantra IG, rivolgiti verso nord. Immaginati nato in un mondo intensamente spirituale, da genitori spiritualmente evoluti. Esprimi la volontà di essere dotato di alti poteri interiori e di essere in grado, con la tua vita, di liberare molte altre vite. Pronunciando una sola volta il mantra IG, rivolgiti verso est e immaginati nato come spirito animale capace di intendere perfettamente il linguaggio dell'anima del mondo e di contribuire con ciò al trionfo della natura e della piena armonia uomo-natura. Poi, pronunciando una sola volta il mantra IG, rivolgiti verso ovest e senti la presenza di magnifici spiriti ispiratori. Immagina di essere nato come spirito guida e protettore degli esseri umani tuoi discendenti. Pronunciando una sola volta il mantra IG, rivolgiti verso sud e immaginati nato come capo di un popolo, capace di contribuire con la tua autorità alla salvezza di molti. Infine, pronunciando una sola volta il mantra IG, reclina la testa leggermente all'indietro e rivolgi il viso verso l'alto. Immagina la chiara luce dell'essenza primaria. Immagina di procedere verso la luce e di entrare nel regno della liberazione finale e di non dover mai più fare ritorno nel mondo delle apparenze fenomeniche, né in un corpo umano né nelle sembianze di uno spirito. Questo rituale ti aiuta a ricordare memorie molto profonde, capaci di darti sensazioni, intuizioni e sogni rivelatori. Nei giorni immediatamente successivi alla pratica del rituale devi prestare estrema attenzione alle tue sensazioni, alle tue visioni e ai tuoi sogni. Ragazze mie, ragazzi, questo è uno dei rituali più potenti che vi stanno dicendo di fare. È semplicissimo.
è semplicissimo. Io ti consiglio di farlo anche una volta a settimana, 2 volte a settimana. È potentissimo. Con il semplice mantra IG fai nord, sud, est, ovest, poi rivolgi, alzi la testa al cielo guardando verso il cielo e vai verso la luce chiara. Ti farà fare dei sogni profetici straordinari che ti daranno la forza e il talento per realizzare i tuoi obiettivi, perché accedono alla memoria akashica, dove ci sono i tuoi più grandi poteri, o nel regno psichico. È la stessa cosa, ok? Molto bello, commovente, poetico, ragazze mie ragazzi, stupendo, stupendo, stupendo. Io detto questo, concludo qui, ti auguro un viaggio meraviglioso questo maggio 2025, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!